Ciao a tutti! Per non farvi perdere tempo, spiego subito perché nel titolo di questo video ho scritto pacchetto completo. Come sappiamo, tutti i musicisti e i cantanti jazz devono conoscere molto bene, cioè a memoria, un certo numero di brani che faranno parte del cosiddetto repertorio personale. In pratica, per ogni brano, dovremmo essere in grado di suonare il tema, gli accordi e ovviamente improvvisare un assolo di almeno un paio di chorus, rispettando la forma e il giro armonico. Ma a questo proposito si potrebbe obiettare che è possibile improvvisare in modo molto interessante anche allontanandosi completamente dalle armonie di un dato brano. Però, oltre al tema, agli accordi e all'assolo, il chitarrista jazz dovrebbe anche saper suonare una buona introduzione e un finale efficace. Proprio il finale, come sanno tutti i professionisti, è talmente importante che, se eseguito bene, può per così dire salvare un'esecuzione mediocre, o al contrario rovinare completamente un brano suonato benissimo. A questo punto avrete capito che l'insieme di introduzione, tema, assolo, uno o più chorus di accompagnamento e finale sono per me il pacchetto completo che deve saper suonare il chitarrista jazz. Se siete alle prime armi, eseguire con sicurezza tutte e 5 le parti che ho elencato non è semplice, ma con pazienza e costanza ci riuscirete sicuramente. Per fortuna è senz'altro possibile suonare nello stesso modo i due temi e anche le introduzioni e i finali sono per così dire multiuso. Cercate però di non fare come me, che uso sempre la stessa introduzione e lo stesso finale per tutti i pezzi che suono. Il primo pacchetto completo che ho preparato riguarda un brano conosciuto e suonato da tutti i musicisti e anche dalle cantanti, All of Me. Si tratta di uno standard del 1931, cioè di quasi un secolo fa, che si basa su un giro armonico molto semplice formato da 2 sezioni di 16 misure ciascuna, diverse solo per le ultime 8. Dopo una semplicissima introduzione di 4 misure, suono il tema iniziale, un singolo chorus di 32 misure, il tema conclusivo e il finale. Nei 2 temi, che sono suonati in posizioni diverse, ho alternato note singole e accordi, cercando di ottenere un effetto ritmico che spero sia interessante. Mi farebbe piacere sapere se preferite il primo o il secondo modo di suonare il tema e quindi, se avete tempo, scrivetelo nei commenti. La trascrizione di tutto il brano ha richiesto parecchio tempo e il risultato è un PDF di 8 pagine che potete acquistare sul mio sito internet per una cifra sicuramente non esagerata. Prima di suonare il brano completo, vediamo in dettaglio qualche passaggio dei 2 temi e dell'assolo. Comincio suonando lentamente le prime 8 misure del tema iniziale e, subito dopo, quelle corrispondenti del tema finale. Il quarto accordo può essere un semplice Re minore oppure un Re minore settima.
Passiamo all'assolo. In questo caso ho usato quasi esclusivamente arpeggi e avvicinamenti cromatici, ma potete utilizzare senz'altro anche la famigerata scala minore armonica, alla quale ho dedicato un altro video che trovate sempre sul mio canale. Come faccio spesso, anzi troppo spesso, sul Sol settima ho usato un arpeggio di La bemolle nona maggiore, che risolve sulla nota Sol, vale a dire la quinta di Do sesta. Ecco la parte B dell'assolo, di 8 misure, suonata a tempo lento. Suono adesso la parte C del tema conclusivo e il finale, che in sostanza è un tradizionale chord melody con accordi di 4 note. Eccoci finalmente al pacchetto completo suonato sulla base. Guardando e ascoltando il video non dovrebbe essere difficile riprodurre le sezioni che vi interessano, ma come ho già detto, la trascrizione completa di tutto il brano la trovate sul mio sito internet. Un ringraziamento smisurato a chi si iscrive al mio canale YouTube e alla prossima!